Diciamoci la verità, l'equalizzatore non se lo caga mai nessuno, non ha design strafighi sopra, non ce ne sono 50.000 versioni e ogni volta che vado a vedere su Facebook o gruppi così una pedalia di qualsiasi altra persona, nessuno lo monta mai. E se vi dicessi che è l'arma segreta di tanti chitarristi famosi e soprattutto è il pedale più sottovalutato nella storia dei pedali? Ma Alberto, io ho già un equalizzatore nel mio amplificatore, che ne faccio di un altro? Io non vi do una ragione, ve ne do 5. E per farvi vedere quanto è utile questa scatoletta, la Sonicake mi ha mandato questo equalizzatore qui in prova. Questo pedale è il Tone Group, ha 10 bande più una per il volume che si possono modificare grazie a questi slide e la cosa bella è che hanno tutti uno stopper all'interno, quindi se non vogliamo modificare quella frequenza particolare basta soltanto riportarla allo 0 finché non arriva il click e ci siamo fermati. E poi non costano neanche tanto, questo l'ho trovato su Amazon a 30 o 40 euro e soprattutto c'è anche un codice sconto nel sito della Sonicake e se mettete il codice CICCA riceverete il 10% di sconto. Ok, tutto molto bello, però la maggior parte di noi non sa neanche come utilizzarlo un equalizzatore. Partiamo dalle basi. Per farla proprio in maniera semplificata, il suono che sentite tranquillamente già adesso nel vostro telefono, nel vostro laptop, il tablet o anche nel televisore. Ciao mamma! Insomma, tutti i suoni che ascoltiamo in generale sono fatti di tante e varie frequenze e con l'equalizzatore andremo ad abbassare o ad alzare delle frequenze in particolare. Nel nostro equalizzatore quindi abbiamo delle bande molto ben specifiche che partono da 31,25 Hz ad arrivare fino a 16.000 Hz. Ed aggiungere altre bande potrebbe essere anche un po' inutile perché queste di solito sono le frequenze che il nostro orecchio ascolta. Un'altra cosa da definire quando si parla di equalizzatore è dove piazzarlo nella pedaliera. Ci sono due scuole di pensiero, però ce ne potrebbero essere anche di più. Se lo mettiamo davanti al nostro amplificatore, questo scolpirà maggiormente il suono della nostra chitarra, quindi potremmo far suonare la chitarra in una maniera diversa prima che raggiunga lo stadio di distorsione o il preamplificatore in generale. Ma se invece lo mettiamo nel loop effetti, quindi nel send e return, per darci un'idea, scolpirà il suono generale, quindi preamplificato, e secondo me questo è il metodo migliore, o almeno quello che utilizzo io la maggior parte delle volte che ascoltate un suono. Se avete già sentito parlare di un equalizzatore, fatemi sapere qual è il modo in cui lo utilizzate voi, davanti all'amplificatore, dietro, tagliate certe frequenze, boostate altre, e se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, lasciatemi un like sotto questo video perché sono cose che mi aiutano veramente tanto. Fatta questa piccola premessa, ciancio le bande dell'equalizzazione e andiamo a vedere i 5 motivi per cui dovete avere un equalizzatore nella vostra pedaliera. Motivo numero 1. Si possono fare delle cose che il vostro amplificatore non può fare. Tornando al discorso che facevamo all'inizio, il nostro amplificatore normalmente ha 3 bande per l'equalizzazione, le basse, le medie e le alte, e forse la presenza qualcos'altro, ma dipende dall'amplificatore. E questo già ci aiuta veramente tanto a scolpire il nostro suono, ma con l'equalizzatore è come se avessimo praticamente un bisturi che ci aiuterà a scolpire le frequenze in maniera veramente chirurgica. Di quanto può cambiare il suono? Ascoltate qua. E mi sono scordato anche di dirvi che tutti i suoni che sentirete oggi, per quanto siano diversi, l'amplificatore, la patch diciamo del mio Boss Katana rimane la stessa, quindi tutti i suoni che sentirete sono dello stesso canale, però vi farà sentire quanto fa la differenza un equalizzatore. Molti chitarristi, tra cui Van Halen, Dimebag Darrell, utilizzano l'equalizzazione soprattutto per alzare di più le frequenze medie ed abbassare quelle che di solito vengono coperte dagli altri strumenti, tipo il basso, la batteria. Consideriamo che di solito la gran cassa di una batteria vive attorno ai 30-60 Hz, quindi io la abbasserei. Il basso tra i 60-80 fino ad arrivare ai 120, quindi abbasserei anche quelle, per poi abbassare anche le frequenze un pochino più alte, di solito dai 4K in su,
e boostare tutto il resto delle medie se vogliamo. Tutto questo ambaradan praticamente per farci sentire meglio nel mix di una band, il che è quello che vogliamo, giusto? Ma le frequenze alte invece le possiamo anche proprio diminuire, ad esempio se avremo una sezione, una equalizzazione tipo AB, quindi con le medie molto abbassate e le frequenze alte e basse un pochino in risalto, possiamo avere proprio il suono tipico del thrash metal, il che ci porta al motivo numero 2, è estremamente versatile. L'equalizzatore non cambia soltanto il suono in post amplificazione, però ci può anche dare una mano a scolpire il nostro suono davanti all'amplificatore. Ad esempio posso anche utilizzarlo come se fosse un boost, basterà alzare la livella del volume, scolpire le frequenze come vogliamo e voilà, abbiamo il nostro boost customizzato. Possiamo anche utilizzarlo come un filtro passa alte o passa basse, ad esempio se abbasso tutte le vette diciamo delle frequenze basse e anche di quelle medie e lascio soltanto quelle alte, posso avere un suono molto nasale che mi ricorda molto il suono che si sente tra un telefono. Posso fare la cosa contraria invece, abbassare tutte le frequenze alte, lasciare magari un po' delle medie ed un po' delle basse per utilizzarlo come un effetto un pochino più ingrossante, e questo è un'equalizzazione utilizzata molto dalle band che fanno doom metal. Oppure, perché no, anche come un noise gate, perché possiamo togliere le frequenze che proprio non ci piacciono. Io ad esempio spesso e volentieri abbasso le frequenze a 2000 Hz semplicemente perché hanno sempre un suono un po' fastidioso, almeno alle mie orecchie. E un'altra cosa in più è che di solito qui sentiamo molto anche le presenze del basso, quindi un motivo in più per abbassarle leggermente. Ok, spero di avervi dato l'idea di quanto sia flessibile e versatile l'equalizzatore, ma fatemi sapere voi come lo usereste. Motivo numero 3, complementa alla perfezione i nostri pedali già esistenti. Se pensiamo ai nostri overdrive per esempio, sappiamo che il Tube Screamer è molto carico di medie, il Clone Center invece è magari un po' più bilanciato. Certo che abbiamo la nostra manopola qui per il tono che ci dà manforte se vogliamo modificare le frequenze che ascoltiamo, però è soltanto una manopola. Se invece ci mettiamo un equalizzatore davanti, veramente potremmo rendere il nostro suono ancora più dinamico o particolare. Ad esempio, se metto l'equalizzatore davanti al mio Creation Overdrive e abbasso le medie, in questo caso otterrò un suono un po' più moderno. Stessa cosa possiamo fare con i fuzz. Io ad esempio qui ho un clone di un Big Muff, in questo caso voglio magari abbassare le frequenze basse, alzare un po' le medie per avere un suono un pochino più diretto. Ma non solo overdrive distorsioni, possiamo anche metterlo davanti a un delay per togliere praticamente quelle frequenze che magari non ci interessano e far sentire il delay meglio. Motivo numero 4, possiamo ottenere un suono consistente. Immaginiamo di suonare un set con due chitarre, una con humbucker e l'altra con single coil. Se suoniamo tutto attraverso un rig analogico soprattutto, sentiremo che i single coil avranno un volume minore, saranno un pochino più fievoli e grazie ad un equalizzatore possiamo praticamente ribilanciare i volumi.
Tutto questo ovviamente senza ricalibrare l'amplificatore, perché aspetta, sto suonando una Stratocaster, poi suono l'humbucker per la prossima canzone, facciamo tutto premendo il pedale. E questo vale anche per gli humbucker splittabili. Magari mi piace il suono della mia PRS splittato, però quando splitto le due bobine riesco a sentire il cambio di volume. Non ho bisogno di dire altro, vostro onore. Un'altra opzione invece è, se abbiamo una chitarra sola ma vogliamo un suono più stratocasteroso, possiamo abbassare certe frequenze, come in questa immagine, per dargli un po' il sentore di una Stratocaster. Oppure, perché no, utilizzare la nostra Stratocaster e l'equalizzatore per ottenere un suono più humbuckeroso. Si dice humbuckeroso? Ed infine il motivo numero 5, possiamo tranquillamente aggiungere un canale al nostro amplificatore. Se avete ad esempio un amplificatore monocanale oppure avete un distorto della Madonna, però il clean che produce l'amplificatore non vi piace, possiamo tranquillamente giocare con le frequenze in modo tale da abbassare o da aumentare il volume, e questo ci potrebbe far passare da un super distorto ad un crunch leggero. Oppure un altro trucco che vi posso dare è che, se non vi piace il pick-up della vostra chitarra preferita e non volete spendere troppi soldi, possiamo sempre mettere questo pedale subito dopo la chitarra, e così facendo possiamo cambiare le frequenze e dare alla nostra chitarra un suono diverso. In conclusione, l'equalizzatore può essere un pedale che non sembra, che nessuno usa, o che non ci sia un hype per questa scatoletta di metallo, però secondo me è uno dei pedali veramente più utili a tutti i chitarristi, che sia digitale o analogico. Può essere veramente la soluzione che cercate per scolpire il suono che avete in testa. Vi ricordo anche che potete trovare questo pedale sui 30-40 euro su Amazon e sul sito di Sonic Cake. Vi ho lasciato qualche link qua sotto in descrizione, e se lo acquistate dal sito della Sonic Cake con il codice sconto CICCA riceverete il 10% di sconto. Di pedali comunque in canale ne abbiamo già visti abbastanza, però se non vi è bastato ho già messo qua un video che potrebbe fare il caso vostro. Nel frattempo vi ringrazio di aver visto questo video, spero vi sia stato utile. Se lo è stato, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta.